Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo una band nostrana dal passato sfortunato che ha finalmente esordito con un album non perfetto ma a modo suo godibile. Nella vita di una band tanti fattori sono necessari per raggiungere anche un minimo successo. C'è per esempio la musica stessa da curare, in fatto di ispirazione e buone idee, ma anche di personalità, importantissima, specie nel mercato musicale di oggi, così saturo. C'è poi anche la capacità di sapersi promuovere, di saper vendere la propria musica. Tuttavia, forse, l'elemento più importante è un altro, e purtroppo non dipende dalla volontà e dalla bravura dei musicisti. Parliamo della fortuna. Un elemento che durante la loro carriera i Creum non hanno certo avuto. Nati nel 1999 a Verona, un anno dopo hanno esordito con un demo omonimo. Demo che però non ha avuto seguito. Nel 2004, infatti, la band è stata costretta a mettersi a riposo forzato. Un primo tentativo di ritorno in attività è avvenuto nel 2009, ma ha avuto una vita breve, fatta solo di concerti. I Creum sono riusciti a trovare la giusta stabilità solo nel 2021. Stabilità che, 23 lunghi anni dopo la nascita, li ha portati a esordire infine col loro primo full length, Only in My Mind. È stato pubblicato lo scorso 5 novembre grazie alla celebre Black Widow Records, il che già può dare un'idea di cosa i veneti suonino. Di base è un heavy metal più o meno classico a cui si aggiunge una forte componente doom sempre tradizionale nei riff ma anche nelle atmosfere, belle oscure come da norma del genere. Ed è proprio questo lo scopo per cui Only in My Mind è stato concepito, uno scopo che in media ai Creum riesce bene ma non senza qualche pecca. Per esempio, ogni tanto la musica del gruppo sembra quasi esagerata, specie per quanto riguarda la voce di Daniele Laurenti, chitarrista, cantante e unico membro originale rimasto in line-up. Non che sia fastidiosa, ma ogni tanto sembra quasi un'uscire sforzata. Soprattutto però eccede nella sua impostazione, enfatica fino ad apparire artificiosa ogni tanto. Oltre a questo, nella musica di Only My Mind non c'è nulla di davvero nuovo. Questo pesa, ma solo a tratti. Di norma, infatti, i Creum si mostrano abili anche al di là dei propri difetti. Si sente bene che questo è un disco a cui hanno lavorato da molto tempo, che la loro musica è stata ben preparata e studiata nei lunghi anni, fatto provato, se non altro dalla presenza di 3 sulle 5 tracce del vecchio demo. Ne risulta una scaletta solida, con buona parte dei pezzi di buon livello, e alcuni che vanno anche oltre. Le 3 canzoni che ho apprezzato di più sono The Evolution, la title track e In the Nightmare. La prima ha un tocco epicheggiante, quasi alla Manila Road, ma anche melodie facili, specie nel ritornello, catturante, non in senso classico, ma cantabile nella giusta maniera. Only in My Mind invece è più doomy e coinvolge bene con la sua cupa energia e l'atmosfera pesante. Infine, la terza si fa notare per un ritornello strano, ma che ho gradito, e anche per riff un po' più dissonanti della media del disco. L'unica della scaletta, che invece non mi è piaciuta, è Danze macabre tra i fuochi. Unica traccia del disco cantata in italiano, non mi ha però entusiasmata, specie a causa dell'eccessiva teatralità portata dal pur valido ospite Giovanni Cardellino dell'Impero delle Ombre. Per il resto, come detto, Only in My Mind è un album con un buon livello di ispirazione e diverse cose da dire. Certo, se desideri qualcosa di più innovativo o anche solo di vaga originalità, probabilmente i Creum non sono un gruppo adatto a te. Ma se invece ti accontenti di un album che mescola heavy e doom metal in maniera classica, onesta, quasi sempre godibile, allora ti invitiamo a concedere al gruppo veronese almeno un ascolto. Voto di Heavy Metal Heaven 79 su 100. La nostra settimana finisce qui. Se hai apprezzato la recensione ti invitiamo a mettere like, a condividerla e a commentarla. Puoi anche iscriverti al canale e cliccare la campanella degli avvisi per rimanere sempre al passo su ogni nostro nuovo contenuto. Infine puoi venire a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!